Per acquistare una bici top di gamma bisogna per forza spendere più di 10.000 euro? Per fortuna negli ultimi tempi i prezzi si stanno un po' abbassando e la nuova Focus Izalco Max che vedete qui alle mie spalle è la testimonianza che si può avere una bici d'alta gamma anche spendendo qualcosa meno. Intendiamoci, non costa poco, 8.999 euro, che comunque non sono i 12-15.000 euro che eravamo abituati a vedere fino a qualche mese fa, specie da parte di alcuni marchi. Per capirci, questa versione, la 9.9, la top di gamma, costa esattamente come la top di gamma che Focus lanciò ormai 5 anni fa. Prima di dirvi come va, vi do qualche informazione sull'allestimento della bici che abbiamo provato e sulle geometrie. Montaggio top di gamma, Dura Ace Di2 12 velocità con guarnitura anteriore 52-36, ruote di T-Swiss ERC 1004, profilo da 45, canale interno da 22. Sono ruote sia aerodinamiche ma che per la casa svizzera sono pensate anche per un uso endurance. È l'unico componente che forse non ha una vocazione fortemente racing come invece ha la bicicletta e immagino che sia una scelta fatta anche per rendere la bici più docile o se vogliamo più aperta ad un pubblico più vasto, non necessariamente super agonista. Reggisella squadrato in fibra di carbonio come ormai siamo abituati a vedere, passaggio cavi interno con manubrio e attacco semi integrati, non completamente integrati, quindi manubrio in fibra di carbonio Easton, tra l'altro con un'ottima ergonomia, molto rigido, e attacco in alluminio. Chiaramente concede qualcosa ai manubri integrati in carbonio sia in termini di peso che di estetica, ma ha il privilegio e il vantaggio di poter cambiare ad esempio l'attacco manubrio senza particolari problematiche. Per sapere come va, venite in sella con me. Focus ha presentato questa nuova Izalco Max come un po' più racing rispetto alla versione precedente, più leggera, più aerodinamica, più rigida soprattutto e un po' meno comoda. Io in realtà l'ho trovato una bici molto equilibrata, non è leggerissima effettivamente, è leggera ma non super leggera. Telaio da 865 grammi, quindi più o meno in linea con la media dei prodotti di questa categoria. Ci sono bici più leggere ma molti si assestano su questi pesi. Peso complessivo della bici, taglia L senza pedali, 7,4 kg. Parecchi grammi si possono recuperare già cambiando ruote e gomme e poi ottenendo una bici molto divertente in salita, ma di questo vi parlerò tra poco. Sull'aerodinamica mi fido dei dati di Focus perché anche se i guadagni non sono esattamente marginali è difficile valutarli su strade in modo oggettivo. Invece quello che si apprezza in maniera significativa è sicuramente la rigidità, che è l'aspetto che secondo me eleva questa Izalco Max rispetto alla media delle bici di questa categoria. Rigido il movimento centrale, rigidissima la zona dell'avantreno, in particolare sterzo, forcella. Credo che dipende un po' anche dal manubrio, visto che mi piace molto e che dà l'impressione di essere monolitico, molto rigido. Una rigidità che a me piace, che farà la felicità di chi è abituato a bici corsaiole, di chi vuole bici molto reattive, che chiaramente si apprezza soprattutto quando si spinge forte, ma si apprezza molto anche in discesa. Perché si ottiene una bicicletta molto precisa nell'inserimento di curva, estremamente precisa anche nel mantenimento della traiettoria in curva. Chiaro, una bici da corsa molto rigida, quindi va guidata, però con le ruote e le gomme di nuova generazione moderne onestamente tutto diventa più facile, quindi anche per chi non ha un manico eccezionale non ci saranno problemi, ma solo divertimento. Torno sul discorso ruote e gomme perché questa nuova Izalco Max l'ho utilizzata anche per iniziare il test delle Fulcrum Speed 25 Plus montate con gomme Goodyear Eagle F1 Super Sport R, cioè quelle più leggere. Rispetto all'allestimento di base ho risparmiato circa 450 grammi, quindi un'enormità, ottenendo una bici che in salita mi ha dato tra le migliori prestazioni in assoluto tra le bici provate fino ad ora, anche rispetto a modelli che erano pensati in maniera un po' più specifica per la salita, anche senza essere una super leggera. Perché? Perché il mix tra la estrema rigidezza del telaio e la leggerezza e la prontezza delle ruote secondo me era veramente qualcosa di esplosivo e di super divertente.
Insomma, questa nuova Izalco Max è un po' il prototipo di quello che oggi consideriamo bici moderna. Possiamo chiamarla all-rounder, possiamo chiamarla aero leggera, è comunque un mezzo ideale per tutti coloro che vogliono una bici che possa andare bene un po' su ogni percorso, una bici anzi performante che possa andare bene su ogni percorso. È leggera quanto basta, anche se non leggerissima, sufficientemente comoda. Le ruote che vengono montate di serie strizzano l'occhio un po' alla versatilità d'uso, ma trattandosi di una bici che appunto si trova in un punto di equilibrio, in una via di mezzo, è possibile orientarla in maniera più significativa verso la leggerezza della salita oppure verso la velocità, la rigidità e le performance in pianura, andando a cambiare le ruote. Ecco, una bici così intermedia, così versatile rispetto a una aero più spinta o una bici più prettamente da salita può cambiare faccia in maniera più significativa e più importante. Chiudo il video così come lo avevo iniziato, cioè parlando del prezzo. Abbiamo detto questa versione top di gamma 9.9, 8.999 euro. Non poco, ma rispetto ai competitor è un prezzo molto competitivo, almeno per il periodo attuale. Vi segnalo però almeno un altro paio di allestimenti interessanti. La 9.8 montata con un Tegra di 2.12 velocità e sempre ruote in carbonio di T-Swiss 6.799 e la 8.9 con telaio leggermente meno pregiato, 200 grammi in più circa, 105 di 2.12 velocità, ruote in carbonio a 4.799. Se volete saperne di più su questa bicicletta, su come va, vi rinvio come sempre al link che trovate qui sotto il video. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al nostro canale bicilastrada.it e ai prossimi video. Ciao a tutti!